Ciao, sono Enrico Lusolli e in questo video rispondo a chi di voi mi ha chiesto se nella difesa personale può aver senso colpire con i pugni chiusi oppure se è troppo pericoloso perché c'è il rischio di fratturarsi le mani. Ovviamente per strada è molto difficile avere a disposizione dei guantoni o delle bende da pugilato proprio nel momento del bisogno. Perciò, a differenza degli sport da ring, occorre fare più attenzione a come sferiamo i pugni. Per esempio, non è possibile cercare di colpire l'altro a caso sulla testa sperando che questo sia efficace, perché c'è il forte rischio di impattare con i pugni contro le ossa del cranio e far esplodere la mano. A livello avanzato sarebbe consigliabile non colpire con le mani chiuse a pugno. Tuttavia è importantissimo nella fase iniziale di studio imparare per esempio a boxare con la mano chiusa, perché non è possibile bruciare le tappe e cercare di arrivare direttamente al punto finale senza aver consolidato prima le meta-abilità necessarie. È qualcosa di cui abbiamo già parlato in video precedenti. Le abilità di combattimento stanno alla base della difesa personale, cioè la difesa personale inizia ad essere costruita non appena una persona è già in grado di combattere. Per cui in generale o trovi un corso di difesa personale che ti insegna prima a combattere e poi ti dà le abilità di difesa personale, oppure in alternativa prima per esempio fai un corso di pugilato, di MMA, di Muay Thai o qualsiasi altro sport da combattimento e poi successivamente cerchi di integrare con le conoscenze di difesa personale. In questo modo sarai già in grado di combattere, quindi saprai come gestire lo scontro e ti basterà semplicemente modificare la struttura della mano per evitare di andare a impattare nella maniera sbagliata. Va anche detto poi che ci sono abilità come per esempio il condizionamento che ti possono aiutare, perché se la mano è fortemente condizionata il rischio di farsi male tirando un pugno è qualcosa che diminuisce drasticamente. Così come la scelta degli obiettivi, dare un pugno in pancia può essere un'ottima idea, darlo sul cranio può essere un'idea assolutamente sbagliata, proprio perché lì la mano rischia di esplodere. Infine ci tengo a precisare che per strada, nonostante non ci siano disponibili le classiche protezioni da ring, è pur sempre possibile avvolgere la mano in una felpa, in una giacca o nella sciarpa per cercare di darle ulteriore protezione. Quindi in assoluto non c'è un giusto o uno sbagliato nell'utilizzo dei pugni, dipende prima di tutto dalla strategia, perché se il mio obiettivo è dare un colpo in pancia per andarmene, il pugno può andare benissimo. Invece quando le mani sono completamente esposte e l'avversario è più grosso di me, ho necessità di colpire su parti più resistenti del suo corpo, in quel caso può aver senso adottare dei colpi diversi, come per esempio colpi di palmo con il taglio della mano, con la mano a martello, colpi di avambraccio o di gomito.